Ci è voluto del tempo, ma finalmente ce l'abbiamo fatta. O meglio, ce l'ha fatta HTD. Sì, perché è passato quasi un anno e mezzo da quando per la prima volta contattai Federico Del Guerra e Federico Zulian, patron e fondatori di HTD, Horological Tool Department, perché il mio sogno, ma era il nostro sogno della nostra chat Telegram, potete entrare, trovate il link nella descrizione, era quello di avere un Esagraph esclusivo soltanto per noi. Da quella idea embrionale poi è nato qualcosa di molto diverso e anche molto più grande. Il primo Esagraph dell'azienda fiorentina con all'interno un calibro svizzero, in particolare il Sellita 510 manuale e Laboré. E sono passati poi altri 8 mesi dalla presentazione del primo prototipo, era il 24 aprile del 2023, per avere finalmente tra le mani quello che è il dollarone definitivo e che abbiamo aspettato a lungo. Tra gioie e dolori, compreso l'uragano che scoperchiò la fabbrica di Sellita e che fece tremare un po' tutto il mondo dell'orologeria. Bene, quei momenti sono passati, le promesse sono state rispettate. Prima di Natale o comunque entro dicembre 2023 i dollaroni sono arrivati e finalmente nella nostra stanza degli orologi, e quindi senza perdere altro tempo direi che possiamo procedere all'unboxing, ma come sempre tra pochi secondi dopo la sigla. Eccolo qua, il pacco più atteso di questi ultimi mesi, almeno da parte mia e anche da parte di chi ha ordinato questo orologio ad aprile 2023, ormai 8 mesi fa. Sapevamo che l'attesa sarebbe stata lunga ed ecco qui la scatola che già avevamo visto in anteprima, una scatola che richiama le corse, le cronoscalate, le corse di gruppo B. Perché HTD predica bene e razzola benissimo. Loro sono i main sponsor della scuderia HTD Ritmo Corsa, e quindi non è un cronografo ispirato alle gare e al mondo dei motori soltanto per pura passione. HTD corre con la HTD Ritmo Corsa ed è appunto emozionante anche vedere come nasce un cronografo di questo tipo. E questo è il tracciato, credo proprio di una delle ultime gare realizzate, con l'arrivo di questo dollarone. Scatola in pelle verde, una bella scatola verde come loro stessi dicono, e poi anche il bollino di autenticità sotto la scatola che avevo già visto a chi aveva già ricevuto questo orologio, in questo caso il numero 1 di 150, che mi emoziona non poco, devo essere onesto. E all'interno adesso sveliamo finalmente questo orologio qui, ed ecco il nostro dollarone, bellissimo, più bello di quello che ricordavo. C'è anche un cinturino in omaggio, non era stato detto, ma i ragazzi hanno voluto inserire un bellissimo cinturino made in Italy in saffiano verde, credo sia saffiano, comunque questa pelle martellata di ottima qualità, molto spesso, con ardiglione anche personalizzato HTD, con una bella serigrafia che non è semplicemente un laser di quelli deboli, ma è quasi una coniatura praticamente. Va bene, direi però che è il momento di guardare il nostro orologio e lascio parlare le immagini, anche perché me lo devo godere un attimo anche io. Indubbiamente è un orologio bellissimo, perfettamente realizzato, ed è come me lo ricordavo e come me lo aspettavo, con le rifiniture della cassa interamente lucida, firma tipica di HTD, così come questa forma della cassa e delle anse, ispirata naturalmente al mondo dei motori, agli anni 70, al mondo anche di Heuer, ma con tutto lo stile di HTD a cui ci hanno abituati. Bracciale Oyster con delle rifiniture davvero di grande livello, così come anche i finali. E poi questi tipici tasti cronografici un po' alti che
tanto ricordano i cronografi manuali che venivano utilizzati a bordo pista, quando ancora con grande romanticismo si cronometravano le gare delle automobili, così come si diceva una volta. Bellissima clasp anche con questa personalizzazione molto discreta, ma che richiama molto il mondo dei motori, a cui HTD appunto è estremamente legata, così come si vede anche proprio dal suo logo, richiama l'odore di benzina e dei motori, dei carburatori. E poi questo quadrante che ormai tutti immagino conosciate, il quadrante verde con Rio verde chiaro, che i ragazzi hanno voluto chiamare Dollarone, ma che soprattutto richiama quella che è stata anche un po' l'ispirazione di questo progetto con TOC, ovvero quella che è una Porsche 912 di grande fascino di Zio Poli, protagonista del teaser ufficiale del Dollarone, richiamata anche da questi due subcontatori argentati, quasi specchiati, quasi cromati, che richiamano proprio i fanali della 912. Insomma, una faccia forse un po' già vista, che appunto richiama quella Porsche emblematica per chi ha seguito il progetto. Vediamo un po' di farlo partire, facciamo partire anche il cronografo e forse è il caso a questo punto di provarlo al polso, anche perché voglio farvi vedere un'altra delle bellissime caratteristiche di questo orologio, già praticamente perfetto a misura, ovvero lo spessore, perché i ragazzi di HTD hanno lavorato certamente sul design, ma hanno lavorato tantissimo anche da un punto di vista tecnico, perché sono riusciti a mantenere lo stesso spessore dei vecchi Esagraph con all'interno un movimento manuale Seagull sottile per natura. All'interno di questo orologio invece c'è il loro primo cronografo svizzero, perché all'interno c'è un Sellita 510 manuale che sono però riusciti ad inserire in uno spessore di 12,4 mm, praticamente lo stesso spessore di un Rolex Daytona, cosa che pochissimi altri sono riusciti a fare. Mi viene in mente soltanto Vulcain con i suoi cronografi, credo che si chiamino Nautique anche loro. Dopodiché i Sellita 510 normalmente sono all'interno di casse da 14 mm di spessore e anche di più. Questo significa che dietro questo orologio c'è di sicuro tutto il lavoro di design di Federico Del Guerra e Federico Zulian, ma c'è anche tutto il lavoro tecnico che ha richiesto ricerca, sviluppo, ma ha richiesto anche un esborso economico non indifferente per far sì che i fornitori che hanno poi realizzato i vari componenti di questo orologio potessero adattare una cassa di questo tipo a un Sellita 510. Pensate che lo spazio tra le sfere e il vetro è di 4 decimi di millimetro. Questo naturalmente lo so perché ho seguito assieme ai ragazzi questo progetto che è nato insieme a TOC e insieme all'ispirazione che la nostra chat di Telegram ha poi dato ad HTD. È un orologio che davvero rispecchia esattamente ciò che mi aspettavo. Vedo anche delle migliorie rispetto al prototipo non indifferenti. Per esempio la cognatura del fondello di grande qualità, ma anche la rifinitura generale della cassa, del bracciale, davvero tutto di grande precisione. E poi ci sono anche delle accortezze che i ragazzi hanno voluto inserire all'interno di questo orologio, anche perché il loro scopo è sempre quello di migliorare e di aggiungere piccoli particolari e piccoli dettagli che a noi collezionisti tanto piacciono. Ad esempio il nuovo bracciale, come avete visto e come è possibile vedere, ha delle rifiniture estremamente curate, così come sono anche curati i finali a maglia piena, quindi dei finali perfettamente omogenei con la cassa,
e che non vanno a segnarla con delle alette tipiche di altri finali, proprio perché sono pieni, sono dei cell, solid and links, che consentono appunto di ottenere poi una precisione di assemblaggio altissima. Poi c'è questa bellissima serigrafia all'interno della clasp che riporta la referenza dell'orologio, piccole chicche che magari in futuro potranno poi anche fare il collezionismo di HTD, così come in realtà già esiste e ha già tanto mercato, forse troppo mercato. E ancora, per esempio, all'interno della cassa tra le anse ci sono poi anche i codici, tra cui anche la dicitura inossidabile stainless steel, quindi tutto acciaio, e poi ancora il numero di serie ad ore 6. Insomma, un cronografo che segna una svolta per HTD. Non sappiamo quali saranno i piani per il futuro, ma di sicuro si tratta del primo cronografo svizzero della Maison Fiorentina, che onestamente rispecchia appieno tutte le aspettative di questi ultimi mesi in cui abbiamo vissuto anche insieme ad HTD gioie e dolori di quella che è stata una produzione sofferta anche a causa, come dicevamo, di quello che è accaduto a Sellita, ma che alla fine sono riusciti a mantenere esattamente le promesse fatte a noi di TOC, ma soprattutto ai loro clienti, non solo in merito ai tempi di consegna, e passare Natale con il nostro dollarone al polso sarà sicuramente un Natale ancora più bello, ma soprattutto per quelle che erano le aspettative di qualità di questo orologio. Un orologio che indubbiamente fa un importante passo avanti rispetto agli Esagraph che eravamo abituati a conoscere sino ad oggi, e che potrebbe anche segnare un nuovo corso della Maison. Vedremo in futuro che cosa accadrà. Di certo c'è che ci saranno delle novità, probabilmente non si dovrà aspettare neanche troppo tempo. Insomma, sono contentissimo ed emozionato di avere questo numero 1 finalmente tra le mani, finalmente al polso. Io vorrei sapere, come sempre, che cosa ne pensate, ricordandovi che si tratta anche dell'orologio forse più chiacchierato nella community del 2023. Ne parliamo insieme come sempre. Vi ringrazio, vi auguro buone feste e vi do appuntamento ad un prossimo video qui su TOC.